Ciao e benvenuti al secondo episodio di quello che è il mio progetto di utilizzare il più possibile tutti i filati avanzati e la scrap yarn che ho in casa. Se non hai visto il video del mio primo progetto, ho realizzato una borsa con un pattern gratuito. Puoi trovarlo qui. In questo episodio ho deciso di utilizzare un po' del mio cotone per realizzare un bucket hat all'uncinetto. Praticamente è un cappello da pescatore, credo in italiano si chiamino così, e io uso abbastanza questo tipo di cappello, ne ho in altri colori, tutti in stoffa. E quindi secondo me il cotone è un ottimo filato per realizzare questo progetto e utilizzare scrap yarn gli darà quel look funky con diversi colori che secondo me sarà perfetto. Ho trovato un pattern gratuito, vi metto il link in descrizione, noterete che su Ravelry è a pagamento ma se andate sul blog della persona ci sono tutti i passaggi gratuitamente. Scopriamo insieme com'è andata e soprattutto quanti bucket hat ho fatto. Ho questi cotoni di cui ho 3 gomitoli dello stesso colore beige e 3 invece di diversi verdi con cui pensavo di fare un bucket hat. Per questo progetto avevo dei filati di cotone, dei verdi che mi ha inviato Mez Cucirini della sua nuova linea di My Cotton 100% cotone e un cotone beige marca Shannemeyer che avevo utilizzato invece in una lavorazione di una veste precedente e avevo avanzato un paio di gomitoli. Quindi ho deciso di provare ad unirli e la cosa divertente secondo me, che poi mi piace molto come è uscito l'effetto finale, è che ho tenuto i filati e ogni tanto semplicemente tenevo un verde unito al beige e poi lo lasciavo andare, prendevo un altro verde, poi lo lasciavo andare, prendevo un altro verde ancora e ho continuato ad alternare i colori, tutti uniti al beige, che quindi ha fatto da sottotono, e si è creato un effetto proprio di un bellissimo mix di verdi e di colori diversi. Principalmente ho lavorato a questo cappello durante le mattine prima di andare a lavorare e durante le pause pranzo, quindi in questa clip si può vedere che ho la faccia un po' straniata dalle notti con 35 gradi che abbiamo avuto e il caldo non mi fa molto bene e mi si legge in faccia. Questo progetto, che doveva essere semplice e veloce, perché di solito sono più veloce con l'uncinetto rispetto ai ferri, è la mia croce. Lo sto trovando molto difficile da lavorare perché con il fatto che dice di tenere la tensione durissima, lo sto lavorando con un 4 quando il filato suggerisce di essere lavorato da solo con un 4 e io lo sto usando doppio sempre, quindi tiro tantissimo, quindi entrare in ogni catenella è molto complesso e è durissimo, però vuol dire che sta vendendo anche molto rigido, i colori sono bellissimi, il pattern è scritto abbastanza chiaramente. Ho misurato la mia testa prima di iniziarlo e sto facendo una XL e adesso che ho finito la parte del top, praticamente ho finito la parte del bordo e adesso dovrei fare praticamente il brim in inglese, non so in italiano come si chiami. Ho detto aspetta che lo provo e... The next morning. Sono arrivato a un punto del cappello in cui potevo finalmente provarlo e ho scoperto che mi è piccolo. E questa è l'XL, cioè... E ho preso le misure, oh my god! Questa lavorazione è la prima volta in cui faccio una lavorazione con filati e non solo mi fa male la mano, ma adesso ho iniziato a farmi male la spalla, la schiena e il collo, quindi sta cercando di uccidermi, questo bucket hat sta cercando di uccidermi. È altamente probabile che lo regalerò visto che non mi entra in testa in questo momento. Voglio portarlo a termine, anche se mi sarà piccolo, lo farò per qualcun altro. Perlomeno è davvero molto molto bello il colore. La decisione che ho preso è stata quella di continuare comunque la lavorazione, nonostante la dimensione, sia perché avevo fino a quel punto lavorato davvero un bel po' e tornare indietro
non era un'opzione, sia perché avevo la speranza magari di poter provare a ingrandirlo in seguito. Ho finalmente iniziato a fare gli aumenti e quindi ha preso la forma di un bucket hat più serio, e l'ho provato un paio di altre volte e confermo che mi è piccolo. L'ho fatto provare un paio di amici ed è piccolo anche a loro, quindi non ho ancora ben deciso che fine farà questo cappello, ma continuo a pensare che il colore sia davvero molto bello. Quello che mi sta avanzando di filato non è granché, solamente di beige ho un altro gomito, tutto il resto sono gomiti unici, quindi ho il timore di non riuscire a fare un altro cappello, soprattutto se lo voglio fare più grande. Quindi voglio cercare un modo di allargare questo, ma prima voglio finirlo. Mi mancano credo 7 righe, 6 o 7 righe, ma visto la difficoltà che ho nel lavorarlo, lo strain che mette sul mio corpo, sto cercando di fare tipo 1 o 2 righe al giorno, una riga in pausa pranzo, una riga quando torno la sera, così da evitare di farmi troppo male. E quindi per fare letteralmente questa parte ci sto mettendo settimane. Speriamo. Fa caldissimo, ho tagliato i capelli, ho fatto una doccia e sono di nuovo qui perché oggi non ho ancora fatto la mia riga del giorno e mi mancano 3 righe, quindi credo di doverlo finire tra oggi e i prossimi 2 giorni. Ha effettivamente la forma di un bucket hat e forza che mancano 3 righe. Ho finito l'ultimo giro, ho fatto la congiunzione tra inizio e fine, che non si vede, quindi sono anche abbastanza contento, e ho nascosto i fili con una fatica indicibile, mi sono dovuto far aiutare, cioè la serie che io tenevo il cappello e l'altra persona tirava l'ago, ma in teoria è finito, quindi voglio fare il primo try on video, perché fino ad adesso è stato stretto e ora... Allora, bombetta. È weirdly bombetta. Somehow is bombetta. Però va benissimo perché così ho imparato un sacco di cose su questo pattern, del tipo devo fare la parte superiore più larga per la mia testa, anche se questa era l'XL, e la parte diciamo intorno con meno righe, perché secondo me non ha senso che sia così alta, può essere molto più bassa. La parte che si apre mi sembra ok, non avrei idea di come renderlo meno bombetta di così, forse effettivamente facendo appunto più larga e più bassa già uscirebbe meno bombetta. Quello che mi è avanzato è un po' di filato di ogni colore, quindi secondo me potrei farne un altro dove invece che tenere il filo lavorato a 2, lavoro il filo in singolo e lo faccio a righe o a macchie. Viene un po' diverso perché non avrà tutto lo stesso sottotono, ma è un pensiero. Questo vorrei trovare il modo di allargarlo, quindi sto pensando se fare qualche follia del tipo bagnarlo e poi lasciarlo asciugare tipo appeso da un lato e con dei pesi che lo tirino intorno e magari si allarga, perché al momento è proprio sturdy AF e molto ho lavorato in maniera un po' a fatica, è molto dura la trama e quindi ha zero elasticità. Magari proverò a fare questa cosa.
ho agganciato il bucket bagnato sopra il termosifone e ci ho appeso a delle giacche facendo passare gli appendiabiti tra le righe, sperando che aiuti un po' a tirare questa parte, che è la parte in cui faccio più fatica a passare con la testa. Quindi vediamo se mano a mano che si asciugherà un po' allargato, non ne ho idea. Allora, ho tirato via il bucket hat. Qui ci sono 2 piccoli fori in corrispondenza dei punti in cui c'era l'attaccapanni, ma in realtà si sono già praticamente richiusi insieme al resto del tessuto e sono, devo dire, invisibili in tutto il cappello. Però ovviamente noi quello che vogliamo sapere è: questa cosa ha funzionato per farlo leggermente allargare, quindi lo proviamo. La risposta ufficiale penso sia sì, nel senso che qui ho meno aria sulla testa, sebbene lo senta ancora un po' stretto, quindi forse avrei dovuto farlo per più tempo o non lo so, però credo comunque si sia ammorbidito il tessuto, il filato, e quindi è un po' più piacevole anche da muovere al tatto, da piegare soprattutto. Prima era molto duro. Credo abbia più elasticità in questa direzione rispetto a questa, e quindi effettivamente è più difficile allargarlo, sarebbe molto più semplice allungarlo, però almeno adesso è portabile, quindi sono abbastanza soddisfatto di questo metodo molto rudimentale per fare la cosa, e proverò a indossarlo. Nonostante il tentativo di provare ad allargare il cappello, non ha funzionato e quindi mi è comunque stretto. Mi entra ma mi stringe e non è piacevole portare un cappello stretto. Quindi penso proprio che regalerò questo cappello, ma ho chiesto a mia mamma se poteva interessarle e è sembrata interessata. 3, 2, 1... Ciao! Chi stai salutando? La mia immagine, la tua? Ah, ok. Eccoci qua. E soprattutto è stata incredibilmente interessata all'idea di avere un bucket hat, quindi mi ha chiesto se potevo realizzarne per lei uno completamente bianco. Io per fortuna avevo proprio nella mia stash di scrap yarn un gomitolo 100% cotone di We Are Knitters che mi hanno dato ad un loro workshop, penso un paio di anni fa, durante Abilmente. È un filato davvero molto morbido che tende un po' a dividersi, quindi non semplicissimo da lavorare all'uncinetto, ma ho deciso di realizzare un cappello 100% bianco per mia mamma. In 2 giorni, letteralmente, record, ho fatto un altro bucket hat utilizzando lo stesso pattern ma le accortezze di cui mi ero preso nota. Ho utilizzato l'intero gomitolo, quindi progetto da un gomitolo intero, e ho fatto le modifiche che appunto volevo. Quindi la parte, diciamo, di aumenti piatti l'ho fatta più larga, un po' ad occhio onestamente, cioè nel senso avevo l'altro cappello e ho deciso di andare a fare righe in più, fin tanto che non copriva molto bene la parte più alta della mia testa. Poi ho fatto la stessa quantità in realtà di righe senza fare aumenti, e poi invece ho aumentato, cioè ho fatto di più aumenti sulla parte di tesa, si chiama così credo. Il risultato finale è un bucket hat che ha un po' di più di vestibilità. È vero che ho usato un uncinetto un po' più grande, quindi la texture di questo bucket hat è un po' più forata rispetto a quello fatto con scrap yarn, ed è un cotone un po' più morbido, non mercerizzato, e quindi ha un po' di flessibilità e ha un po' di elasticità. Quindi secondo me tutte queste cose combaciano nel rendere questo bucket hat un po' più vestibile, però
mi sta. Momento pescatore. Forse avrei gradito andare ancora un po' oltre con la tesa, cioè fare magari una o due righe per avere appunto un po' più di zona d'ombra, un po' di copertura sul collo, però questo appunto è un gomitolo intero. Tutto fatto in single crochet, quindi in maglia bassa, quindi secondo me queste sono le accortezze da affrontare se si vuole realizzare questo stesso pattern, cercare possibilmente un cotone morbido e non fidarsi della taglia XL, ma piuttosto avere un cappello in casa o provare a misurarlo spesso e volentieri in modo da essere sicuri che poi funziona. Però è assolutamente un pattern realizzabile anche con un singolo gomitolo e con scrap yarn, magari appunto anche super colorato con tante righe di colori diversi o a quadratini, secondo me può venire molto 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 bene. Sì, mi piace. Ti piace come ti sta? Sì, cioè adesso io non mi vedo, però mi piace. Allora? Fashion, model. Ti sta bene? Sì, sì, mi piace, anche fatto così. È un po' bombetta così. Sì, ma mi piace. Ti piace la bombetta? È simpatico, sono belli tutti e due. Sono stato molto contento di vederla indossare i capelli e di vedere che l'hanno resa felice e spero di vederglieli indossare a lungo. Arrivato a questo punto mi sentivo abbastanza sicuro in quello che era il pattern con le mie revisioni e sentivo di avere ancora qualche filato per realizzare qualcosa anche per me. Posso essere un folle e pensare che con gli avanzi dal buckethead precedente e semplicemente alzandomi di uncinetto di 1,5 mm, per fare il precedente ho usato un 4 e adesso usare un 5,5, ma seguendo le stesse identiche istruzioni verrà un cappello che mi fitta, ma soprattutto riuscirò ad arrivare alla fine con questi minuscoli avanzi di filo. In questo terzo tentativo ho appunto scelto di utilizzare un uncinetto più grande e ho utilizzato nuovamente gli stessi filati usati in precedenza, ma avendo finito uno dei verdi più chiari ho dovuto sostituirlo con uno dei verdi più scuri. Questo ha reso in generale la palette, il colore del cappello tutto un po' più scuro. Secondo me la palette più chiara era un po' di più nei miei toni, forse mi piaceva un po' di più e quindi, come dire, il cappello più bello l'ho regalato a mia mamma. Visto che mi ero abituato a lavorare con il cotone e soprattutto grazie all'utilizzo di un uncinetto più grande mi ha fatto molto meno male e molta meno fatica lavorare il secondo e questo terzo cappello. In particolare a questo terzo ho smesso proprio di guardare il pattern, sono andato un po' a naso, ma in realtà appunto avevo l'esperienza dei due precedenti e quindi mi sono anche sentito abbastanza rilassato da poterlo portare in giro e poter lavorare e uncinettare anche in pubblico senza dover sempre buttare un occhio sul pattern. Beh, almeno io ho un buckethead. Ok, ho dovuto farne 3 per sentirmi completamente a mio agio con questo pattern, però sono super fan della lavorazione tenendo un singolo filato come colore di base e andando poi a metterci sopra filati di altri colori. Questo fa sì che il cappello non esca a righe,
come invece sarebbe se si continuasse ad alternare un colore dopo l'altro, ma semplicemente facendo così viene questa texture, questo colore unico, dove ci sono le righe di diversi colori, però sono molto più mutate, più rese parte di un ecosistema. Quindi sono incredibilmente contento di come è uscito questo cappello, che paradossalmente, pur essendo più grande, nel senso che lavorato con un uncinetto più grande, è uscito appunto una taglia più grande di quello troppo piccolo che ho fatto come primo, il peso è praticamente lo stesso, quindi in realtà ho usato più o meno lo stesso filato. Quindi anche oggi imparo un'importante lezione, che è quella che cambiare uncinetto e usare uncinette di taglie più grandi o più piccole può davvero cambiare il modo in cui escono i capi. Però sono abbastanza contento anche di questa texture, è leggermente bucata ma non abbastanza, quindi sembra comunque una texture abbastanza fitta, abbastanza piena, e non vedo l'ora di farci 1000 meravigliose avventure quest'estate e di, spero, indossarlo tanto e ricevere un casino di complimenti? Si sa, lo sappiamo, noi persone che facciamo maglia uncinetto in realtà non vediamo l'ora che qualcuno ci fermi per strada e ci dica «Ehi, che bello quel maglione che hai addosso!» e poter dire «Grazie, l'ho fatto io». Quindi ecco, questo è il bucket hat che ho realizzato, l'unico che è rimasto con me, però sono molto felice che gli altri 2 cappelli siano in ottime mani. Spero questo video ti sia piaciuto e spero di vederti ai prossimi video, perché come sai questa è una serie in cui cerco di utilizzare tutti i filati di avanzo per realizzare progetti, quindi ti aspetto al mio prossimo progetto.